Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Narcviz e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Ragazzi, oggi andremo a vedere la funzione di tutti gli strumenti che trovo all'interno dell'interfaccia di Revit qui in basso a destra, che sono strumenti che secondo me vanno conosciuti e che possono migliorare il workflow, velocizzare anche il workflow di lavoro. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, iscrivetevi subito e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti che pubblicherò. Bene, inizierò col collegare all'interno del mio file di lavoro un DVG, quindi mi reco nella scheda inserisci, gruppo collega e richiamerò il comando collega CAD. Io collegherò una banalissima pianta composta da due rettangoli, quindi vado a collegare, non è importante il contenuto del file DVG, importante avere all'interno del file Revit un DVG collegato, un collegamento. Perfetto, una volta collegato all'interno di Revit il nostro DVG, andrò qui in basso sulla funzione seleziona collegamenti. Come potete immaginare, se questa funzione è disattivata, io non ho la possibilità di selezionare i collegamenti all'interno del mio progetto, quindi dovrò riattivare la funzione seleziona collegamenti per poter poi poter selezionare il mio file DVG, eventualmente sbloccarlo per poi spostarlo. Il secondo strumento si riferisce invece alla possibilità di poter selezionare elementi che non necessariamente si trovano all'interno della vista in cui sto lavorando, ma che si trovano a livelli inferiori alla vista in cui mi trovo. Quindi supponiamo di vado a modellare velocemente un pavimento architettonico, confermo, mi reco nella vista del primo piano, quindi io riesco a vedere il mio pavimento. Vedete, lo strumento è attivo, non c'è il simbolo di questa X rossa. Se lo disattivo, quindi nel momento in cui compare il simboletto della X rossa, vedrete che non ho più la possibilità di selezionare il mio elemento costruttivo. Questo perché mi trovo nel primo piano, ma il mio pavimento è stato realizzato nella vista del piano terra. Nel momento in cui disattivo l'opzione seleziona elementi sottostanti, cioè in realtà nel momento in cui l'attivo, scusate, ho poi la possibilità di selezionare il mio elemento. Benissimo, ed eventualmente di spostarlo anche, di lavorarlo, di modificarne il contorno anche. Passiamo al terzo strumento a disposizione, che si chiama seleziona elementi bloccati. Mi reco nella vista del piano terra, qui dove ho modellato il mio pavimento, e nella scheda di modifica dell'elemento costruttivo mi reco poi nel gruppo modifica, qui la possibilità di bloccare il mio elemento costruttivo. Cosa significa? Che non ho più la possibilità di cambiarne, di modificarne la posizione. Lo strumento seleziona elementi bloccati mi consente appunto di selezionare l'elemento che è stato bloccato. Nel momento in cui disattivo questa opzione, non avrò più la possibilità di selezionare l'elemento pavimento che è stato bloccato. Dovrò prima riattivare lo strumento, selezionarlo, sbloccare il pavimento e a questo punto posso spostare il mio elemento costruttivo e lavorarlo. Altro strumento, a mio parere tra i più interessanti, tra quelli disposti qui in basso in Revit, si chiama seleziona elementi da superficie. Cosa posso fare con questo strumento? Bene, se lo disattivo, nel momento in cui mi reco sul mio elemento costruttivo, posso, in questo caso pavimento, posso selezionare il mio elemento costruttivo soltanto se mi reco sul suo contorno, non sulla sua superficie. Nel momento in cui attivo lo strumento seleziona elementi da superficie, avrò la possibilità di selezionare il mio pavimento non solo tramite la selezione del contorno, ma anche recandomi col cursore del mouse sulla sua superficie. Bene, a questo punto voi direte a cosa mi serve, se posso selezionare la superficie, il contorno del mio elemento costruttivo.
vi sbagliate, qui vi sbagliate, perché adesso ho modellato soltanto un pavimento architettonico, ma in una situazione di modellazione dove non ho soltanto superfici, dove non ho soltanto elementi costruttivi come un pavimento architettonico, ma dove ho anche muri, si presume che i muri siano disposti in modo tale da nascondere il perimetro del mio pavimento architettonico. Quindi se così dovesse essere e questo strumento stato disattivato, io non ho la possibilità, vedete, di selezionare il mio pavimento dalla pianta, perché nel momento in cui mi regherò sul contorno del mio elemento costruttivo pavimento, il primo elemento che Revit mi consentirà di selezionare sarà il muro. Quindi potrò, attivando lo strumento seleziona elementi da superficie, selezionare poi il mio elemento costruttivo pavimento anche dalla pianta, senza dover ricorrere a una vista di sezione, per esempio. Quarto strumento a disposizione, trascina elementi alla selezione. Cosa mi consente di fare questa funzione? Nel momento in cui la funzione è attiva, posso col mio cursore del mouse recarmi sul mio elemento e contemporaneamente trascinarlo, quindi senza doverlo necessariamente selezionare due volte, cioè quindi un primo clic per selezionarlo e un secondo per spostarlo. No, posso contemporaneamente selezionarlo e trascinarlo. Se la funzione non è attiva, nel momento in cui mi rego col cursore del mouse sull'elemento costruttivo e clicco e mi sposto contemporaneamente col cursore in un altro punto del modello, Revit realizzerà un riquadro di selezione. Quindi per poter spostare l'elemento dovrò prima selezionarlo, quindi con un primo clic, e poi con un secondo clic spostare l'elemento costruttivo. Quinto e ultimo, ragazzi, il simbolo dell'imbuto, il filtro fondamentalmente, filtra le categorie di elementi selezionate. Nel momento in cui mi trovo all'interno del mio modello con elementi dalle più svariate categorie, posso per esempio selezionare tutti gli elementi che in questo caso ho all'interno del mio file di lavoro, sono 5 elementi, 4 muri più un pavimento architettonico, e vedete qui mi compare il numero degli elementi selezionati. Posso in questo caso decidere per esempio di deselezionare tutti gli elementi e di dire a Revit di selezionare in realtà soltanto i pavimenti, in questo caso è soltanto uno, di confermare l'operazione. Vedete, Revit sposterà la selezione soltanto agli elementi che ho scelto all'interno della lista. In questo caso si tratta di un modello molto semplice, perché ho semplicemente 4 muri e un pavimento, ma in file di progetto molto più complessi trovo che sia uno strumento eccezionale per effettuare una selezione mirata degli elementi. Benissimo ragazzi, con quest'ultima funzione è tutto, il video tutorial finisce qui. Io spero che questi strumenti possano in qualche modo velocizzare il vostro workflow di lavoro, renderlo più semplice. E se avete dubbi, perplessità, curiosità, scrivete nei commenti, e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Grazie, alla prossima!